Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Sono certa che per ognuno di noi le lacrime sono associate al pianto, a emozioni forti non sempre desiderate. Eppure le lacrime sono sempre nei nostri occhi, non solo quando piangiamo, e hanno un ruolo importantissimo. Anzi, quando sono poche e quindi l'occhio risulta secco, si può avere molto fastidio e in alcuni casi anche delle complicazioni. In questo video parliamo di secchezza oculare, quali sono le cause e le diverse tipologie e come rimediare. Ehi, non dimenticarti di mettere like e iscriverti al canale. La secchezza oculare è una condizione molto comune in cui la quantità delle lacrime prodotte non è sufficiente oppure la loro qualità non è tale da permettere un'adeguata lubrificazione e una loro permanenza per un tempo corretto all'interno dell'occhio. Le lacrime formano nel nostro occhio un vero e proprio film protettivo definito film lacrimale che svolge diverse importanti funzioni. Lubrifica l'occhio permettendo il movimento di apertura e chiusura delle palpebre, fornisce nutrimento e ossigeno ai tessuti superficiali dell'occhio, favorisce la pulizia dell'occhio e l'allontanamento di corpi estranei e patogeni come polvere o batteri. Oltre ad avere un'adeguata produzione di lacrime in termini di quantità, è importante che il film lacrimale abbia la giusta composizione. Questo infatti si compone in tre strati: strato mucinico, quello più profondo e sottile, prodotto dalle cellule della congiuntiva, è costituito da proteine, permette la distribuzione uniforme degli strati successivi e protegge dai batteri. Strato acquoso, quello intermedio con maggiore spessore, circa 7 micron, prodotto dalle ghiandole lacrimali principali. È costituito da una soluzione di acqua con sali, zuccheri e proteine e il suo ruolo è quello di allontanare le particelle esterne. Strato lipidico, quello più esterno, prodotto dalle ghiandole di meibomio, è costituito da grassi e il suo ruolo è quello di lubrificare e di ridurre l'evaporazione dello strato acquoso. La secchezza oculare può essere provocata da una molteplicità di cause, correlate anche a patologie, abitudini e ambiente. Tra le cause più comuni troviamo età e variazioni ormonali. È infatti frequente l'occhio secco nelle persone anziane oppure in conseguenza di variazioni ormonali, ad esempio la menopausa nelle donne. Patologie di diverso tipo che influiscono sulla salute dell'occhio, ad esempio diabete o artrite reumatoide, patologie delle ghiandole lacrimali o ancora patologie che riguardano l'occhio stesso come infezioni o infiammazioni. Assunzione di alcune tipologie di farmaci come antistaminici, decongestionanti, antidepressivi e beta bloccanti, un tipo di farmaco antipertensivo. Permanenza in ambienti con poca umidità nell'aria, ad esempio a causa del riscaldamento, oppure l'esposizione al fumo di sigaretta o ancora un ambiente molto ventoso e freddo. Uso prolungato di schermi digitali come quelli del PC o dello smartphone perché si riduce la frequenza dei movimenti di apertura e chiusura delle palpebre. Quando la secchezza oculare dura nel tempo tanto da essere considerata cronica e si associa a danni della superficie dell'occhio, si parla di sindrome dell'occhio secco o keratocongiuntivite secca. Può essere di tre tipi in base allo strato di film lacrimale che risulta insufficiente. Da deficit dello strato acquoso è in genere provocato da una ridotta produzione di lacrime. Da deficit dello strato lipidico, quando la quantità di lacrime è normale ma manca lo strato lipidico che ne impedisce l'evaporazione. Tipo misto è la situazione più comune ed è l'unione dei due deficit, acquoso e lipidico. I sintomi dell'occhio secco possono andare da un lieve fastidio ad un grave disagio a seconda della durata del problema e della sua intensità. Tra i sintomi più comuni ci sono irritazione, bruciore e pizzicore, sensazione di avere della sabbia nell'occhio, sensibilità alla luce e visione annebbiata. Per la diagnosi della secchezza oculare o della sindrome dell'occhio secco, l'oculista, oltre a tenere in considerazione i sintomi e i fastidi riportati dal paziente, può avvalersi di test specifici per studiare la composizione e la quantità delle lacrime. Il test di Schirmer misura la quantità di lacrime prodotte in un determinato intervallo di tempo mediante l'utilizzo di una striscia
striscia di carta posta sulla rima palpebrale. Il break-up time test o tempo di rottura del film lacrimale misura il tempo in cui il film lacrimale si rompe, evidenziando una zona di essiccamento. Viene effettuato invitando il paziente a non sbattere le palpebre mentre fissa una luce con filtro blu. Se il tempo è inferiore a 10 secondi, il film è instabile, cioè evapora troppo velocemente ed è indicativo del fatto che manca la componente lipidica. La secchezza oculare può essere contrastata, restituendo benessere e comfort all'occhio, attraverso un approccio che tenga però in considerazione, oltre che le cause, anche i fattori scatenanti, le abitudini e lo stile di vita. Chiaramente è importante evitare tutte quelle abitudini o comportamenti che scatenano o peggiorano la secchezza oculare. Quindi va ridotto il tempo di permanenza davanti agli schermi, si può utilizzare un umidificatore per migliorare la qualità dell'aria negli ambienti chiusi e riscaldati, mentre all'aperto si possono utilizzare degli occhiali per proteggere gli occhi da vento e particelle. Nei casi in cui sia necessario è possibile ridurre l'infiammazione utilizzando dei farmaci antinfiammatori, anche in forma di collirio. Anche degli integratori possono venire in aiuto, ad esempio gli omega 3 possono contribuire a migliorare la composizione del film lacrimale, così come attivi che migliorano il trofismo cellulare possono favorire la guarigione. Per migliorare la quantità e la qualità del film lacrimale è possibile ricorrere a dei colliri idratanti e lubrificanti, chiamati anche lacrime artificiali. Quando la situazione è molto grave, l'oculista può anche ricorrere a dei tappi lacrimali che servono ad evitare che le lacrime fuoriescano dall'occhio attraverso il dotto lacrimale. Il collirio lubrificante, quindi le lacrime artificiali, vanno scelte in base al tipo di problema, quindi se è un deficit acquoso, lipidico o misto. Tra i colliri più utilizzati abbiamo lacrime artificiali a base di soluzioni acquose e altre molecole che trattengono l'acqua. Alcuni esempi sono Sistane Hydra o Sistane Ultra, Artelac Rebalance, Tealoz Duo o anche Eufralia. Poi ci sono le lacrime artificiali che oltre alla componente acquosa forniscono anche una componente lipidica per migliorare la stabilità del film lacrimale. Alcuni esempi sono Optrex Actidrops, Optive e Sistane Complete. Molti di questi colliri esistono nella versione senza conservanti, indicata per chi ne fa un uso frequente e costante. A questo link trovi una selezione dei migliori colliri per l'occhio secco su semprefarmacia.it. Abbiamo visto cos'è la secchezza oculare, quali sono le cause e i rimedi. Se hai domande lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.